Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vediamo insieme come realizzare la tracollina che avete già intravisto nelle slide. Prima di passare all'occorrente e al vero e proprio tutorial, vi invito come sempre ad iscrivervi al canale qualora non lo aveste ancora fatto, ad attivare la campanella per non perdere nessuno dei miei video ed anche a lasciarmi un like. Vi invito come al solito inoltre a seguirmi su Instagram, mi trovate come Sayubi Handmade Lab, vi lascio il link in descrizione nel primo commento sotto a questo video. Direi che possiamo subito passare ad elencare i materiali occorrenti. Io realizzerò questo progetto con il cordino Terness di Casa Tessiland. Ho scelto la Nuance Corallo per abbracciare a 360 gradi la stagione che stiamo vivendo, la caldissima stagione che stiamo vivendo, e lo lavorerò con un uncinetto numero 5,5. Una rete che io ho tagliato, ma potete tranquillamente utilizzare una rete preformata. Questa è esattamente 19 x 36 cm come pannello centrale e corrisponde, per chi ne avesse qualcuna sotto mano, alla rete squadrata più piccina sempre della Tessiland. Quindi sul sito Tessiland trovate la sagoma perfettamente identica a quella che sto utilizzando io. Un paio di forbici, 2 bottoni magnetici, dei moschettoncini perché andremo a realizzare insieme la tracolla e dei ponticelli. Io andrò naturalmente a foderare la mia pochette e quindi ho bisogno di uno scampolo di stoffa in pallet. Direi che possiamo passare al tutorial. Lavoreremo questo progetto appunto eco nocciolina. In questo caso io realizzerò prima un pannello per la mia rete e poi lo andrò ad applicare con un giro perimetrale di punto basso alla stessa, quindi non ricamerò il cordino direttamente sulla rete. Questo perché i fori della rete sono un pochino più larghi del cordino che sto utilizzando e andando a ricamare con lo stesso sulla rete si andrebbe poi ad intravedere tutta la parte della struttura, cosa che a me non piace, e quindi in queste situazioni preferisco sempre andare a realizzare un pannello e andarlo ad incorporare successivamente. Iniziamo. Per fare questo punto occorre realizzare un numero di catenelle dispari più 1, quindi andiamo a realizzare una catenella iniziale che sia lunga quanto la larghezza della nostra rete, nel mio caso 19 cm, e che sia di un numero dispari più 1. Con questo uncinetto ho realizzato 21 catenelle. Ne aggiungo una, il più 1, e rientro nella seconda dall'uncinetto realizzando una riga di ritorno interamente a maglia bassa. Ho terminato la mia riga di ritorno. Ora mi alzo con una catenella, volto il lavoro e nel primo punto disponibile vado a realizzare una maglia bassissima. Senza eseguire alcuna catenella, prendo il filo sull'uncinetto e vado nel secondo punto disponibile realizzando una mezza maglia alta. Punto successivo, maglia bassissima. Punto successivo, mezza maglia alta. Proseguo in questa maniera per tutta la riga, eseguendo una maglia bassissima e una mezza maglia alta, una maglia bassissima e una mezza maglia alta, fino al completamento della riga. Arrivati all'ultimo punto basso, realizzo una catenella, volto il lavoro ed eseguo una riga intera esclusivamente a maglia bassa. 1, 2, punto su punto fino alla fine della riga, tutte maglie basse. Alla fine della terza riga vediamo
il nostro motivo prendere vita, prendere forma. È molto carino. Ho come al solito marcato il primo punto della riga, andrò a marcare anche il punto appena mi alzerò, proprio per non perdere il segno e andare tranquilla a tirar su il pannello, perché da questo momento in poi non c'è niente di nuovo da sapere. Abbiamo appunto una riga che si struttura in questo modo, con una maglia bassissima ed una mezza maglia alta fino alla fine. Ci alziamo con una catenella e procediamo con la seconda riga del motivo, che altro non è che una riga di ritorno a punto basso. In questo modo andiamo a realizzare il pannello principale della nostra pochette, fermandoci all'altezza di 36 cm nel mio caso. Dove finisce la rete io andrò a fermare il mio pannello. Ho completato il pannello principale, come al solito mi sono anche portata avanti con uno dei due laterali, ma vi faccio vedere come procedo. Intanto, terminato il mio pannello principale, vado semplicemente ad eseguire una catenella di sicurezza e a tagliare il filo. Vedete che il pannello principale non è largo tanto quanto la rete, ma non abbiate paura, perché poi in fase di ancoraggio della lavorazione alla rete portante, tendendo leggermente, vedete, la lavorazione, questo cordino resta molto elastico, si presta molto bene, non avremo alcun problema nel celare completamente la rete e adagiare correttamente la lavorazione alla stessa. Come andiamo a procedere per i laterali? Io non prenderò chissà quali misure, andrò semplicemente a posizionare il pannello e a marcare i punti dove vedo che inizia il laterale. Vedete? Molto semplicemente, una volta marcati i primi due, seguo la linea dei punti e mi accerto di eseguire entrambi i laterali alla stessa altezza, formare una sorta di croce. Ora prendiamo il nostro pannello dal dritto, quindi il dritto deve essere rivolto verso di noi. Prendiamo il filo, togliamo un attimo la rete che ora non ci serve e ci andiamo ad inserire dove abbiamo messo il marcapunti, che a questo punto possiamo togliere. Inseriamo il filo, ci ancoriamo con una catenella e, rientrando nello stesso punto, eseguiamo una maglia bassa. Camminiamo a maglie basse fino a raggiungere il successivo marker, tenendo sempre a mente di avere un numero dispari di punti. 1, 'Io ho realizzato 5 punti. Mi alzo con una catenella, volto il lavoro ed eseguo la stessa operazione che ho eseguito per il pannello centrale. Quindi vado a entrare nel primo punto utile ed eseguo una maglia bassissima, marco il primo punto, secondo punto, mezza maglia alta, esattamente come ho lavorato tutto il pannello principale. Continuo con una maglia bassissima e con una mezza maglia alta. Eccoci. Termino con l'ultimo punto, una maglia bassissima. Mi alzo con una catenella, volto di nuovo il lavoro e procedo con la riga di maglie basse punto su punto. Vedete, non c'è nulla di differente, sto solamente riportando le mie piccole noccioline anche sui laterali. Andiamo a proseguire questa lavorazione fino al raggiungimento della lunghezza del nostro laterale. Vedete, mettendo la rete, facendo combaciare la rete, abbiamo la lunghezza che dobbiamo lavorare. Quindi eseguiamo tutti e due i laterali in questa maniera. Mettiamo da parte la nostra lavorazione ad uncinetto che è terminata e passiamo a fare un ripassino del taglio della fodera, perché adesso andiamo a realizzare il sandwich. Vi spiegherò più tardi in cosa consiste. Nel frattempo, quando dobbiamo foderare una pochette,
su rete, dobbiamo andare a tagliare uno scampolo di stoffa che sia di 1 centimetro eccedente perimetralmente il nostro pannello. Questo cosa significa? Che in questo caso, per mostrarvi, io ho un rettangolo, vado a tracciare un perimetro, vedete? Un perimetro che ecceda di circa 1 centimetro e mezzo da tutti i lati, come se fosse una cornicetta, cosa che mi consentirà successivamente, e vi faccio vedere, di ripiegare su se stessa la stoffa per andarla poi a cucire alla lavorazione, lasciando questa piccola pieghetta che rifinisce perfettamente il lavoro. Ecco spiegato il motivo. Quindi su una lavorazione come quella che stiamo realizzando in questo momento, che come ripeto è una sorta di croce, andremo semplicemente a tracciare un contorno perimetrale della nostra rete o del nostro pannello di lavorazione, che ecceda naturalmente di 1 centimetro e mezzo. Vi spiego adesso come eseguo il sandwich. Intanto, il sandwich serve per andare ad incorporare i nostri bottoni sia alla fodera che alla rete. Quindi dobbiamo posizionare la nostra stoffa sopra la rete con il dritto verso di noi. Quindi dritto verso di noi, andiamo a ripiegare gli angolini, vedete il centimetro che vi ho fatto lasciare inizialmente, quindi ripieghiamo per il perimetro i nostri angolini. In realtà basta semplicemente andare a fissarli per bene nel corpo principale, perché è qui che andranno poi messi i bottoni. Ora, tentando un assemblaggio di pochette, ci potremo rendere già conto di come sarà la nostra borsa. A questo punto possiamo già decidere come andare a posizionare i nostri bottoni. Naturalmente questa sarà una cosa soggettiva. Io ho deciso di applicarne 2 e li applicherò più o meno alle estremità del mio pannello. Ci aiutano in questo caso i quadretti. In questo modo potremo essere praticamente certe di non sbagliare il nostro posizionamento da un lato piuttosto che dall'altro, e quindi direi di cominciare semplicemente andando a bucare il punto dove vogliamo applicare il bottone. Vedete, ho fatto un forellino con l'ago che prende la stoffa. Ne faccio 2 perché le alette dei miei bottoni sono 2, poi naturalmente andremo ad ampliarli un po'. Ho lasciato 4 quadretti e 4 quadretti, quindi conto 4, 1, 2, 3, 4, conto 4, ecco il mio primo buchino. Nel quadretto appresso buco. Eccoci con i nostri fori per andare ad inserire i bottoni, quindi inseriamo i bottoni facendo passare le alettine sia nella stoffa che nella rete. Limiteremo l'applicazione ai soli 2 bottoni che compongono la patella. Quelli inferiori li andremo ad applicare in un secondo momento. Adesso dobbiamo incorporare la lavorazione a fodera e rete. Per farlo posizioniamo il dritto del lavoro sul tavolo in questo modo e andiamo a fissare con le stesse mollettine tutto insieme, così, vedete? Stacco la mollettina e la rimetto prendendo anche la lavorazione. Tendo anche leggermente, vedete, per far combaciare bene tutto, perché ora dobbiamo andare ad assemblare con l'uncinetto tutto quanto insieme. Questo per tutto il perimetro. Incorporato tutto con le mollettine, vedete, ho assicurato tutto. Inizio da un punto qualsiasi con un uncinetto un pochino più piccino. Ho preso un 3,5 per andare meglio a inserirmi nei fori della rete
e togliendo la prima pinzetta mi inserisco in un punto qualsiasi della rete, naturalmente nell'ultimo quadretto, e nel cordino prendo il filo di lavorazione, lo vado ad incorporare in questo modo, mi ancoro con una catenella e vado nel punto successivo prendendo rete e porzione di cordino, mi porto anche dietro la codina, eseguendo un punto basso. Proseguo in questo modo per tutto il perimetro della mia pochette. Ho incorporato la lavorazione alla rete. Man mano che lavoravo ho rimesso anche le pinze per non doverle rimettere tutte da capo dopo. Siamo già ad un ottimo punto, è arrivato il momento di inserire i bottoni inferiori, perché i bottoni inferiori si vedranno esternamente ma non internamente, quindi l'applicazione non andrà sulla fodera ma soltanto sulla lavorazione e sulla rete. Possiamo togliere i nostri marker e andare ad intervenire in questa piccola porzione. Come avevamo detto, erano 4 quadretti per lato, 1 2 3 4, ecco il quinto, 1 2 3 4, ecco il quinto. In questo forellino io devo andare ad inserire il bottone. Fissato il primo bottone, andiamo a procedere allo stesso modo per l'altro. Abbiamo assemblato anche i bottoni inferiori. Ora sistemiamo di nuovo la nostra fodera per quando dovremo andare a cucirla in questo lato e andiamo ad occuparci dei ponticelli che andremo ad incorporare in maniera simmetrica uno all'altro. Anche qui è un po' a vostra discrezione. Andiamo ad eliminare i marker del laterale. Abbiamo 9 fori. Lasciamo un foro ed un foro e andiamo a posizionare i nostri ponticelli. Vediamo un po'. Ok, questo è il primo. In questo modo siamo perfettamente centrali. Prendiamo la piastrina con le pinze chiudiamo, sistemiamo bene la fodera e la fissiamo di nuovo. Poi man mano diamo un'aggiustatina nella cucitura, piano piano aggiustiamo bene. L'importante è che rimanga più o meno nella posizione che abbiamo scelto inizialmente. E andiamo a posizionarci esattamente nello stesso punto. Io ero andata nella prima linea di quadrettini e quindi salto un quadretto e trovo automaticamente il punto dove andare ad inserirmi con il mio ponticello. Perfetto. Ora riposiziono la mia fodera e sono pronta per iniziare a cucirla. Ripassiamo insieme la cucitura della fodera. Ago e filo, andiamo ad inserirci in un punto qualsiasi del perimetro della nostra pochette e lateralmente prendiamo un punto, non sul bordo estremo ma leggermente più in basso. Prendiamo un punto inserendoci lateralmente col nostro ago. Ora andiamo nella fodera prendendo una porzione della nostra fodera nel risvoltino che abbiamo effettuato, sempre lateralmente in questo modo. Andiamo a tirare il filo ed ecco eseguito il nostro primo punto. Continuiamo sul cordino sempre lateralmente e poi di nuovo
sulla stoffa. Io ho fatto un paio di punti per mostrarvi il risultato. Vedete? Il filo di lavorazione scompare, non si vede nulla. Questo procedimento lo andiamo ad effettuare per tutto il perimetro della nostra pochette. Ed eccoci con la fodera terminata. Non ci resta che andare a cucire la nostra pochette. Per farlo andiamo a marcarci le parti posteriori. Simulando infatti un assemblaggio, andiamo a stabilire nella parte posteriore quale vogliamo che sia l'ultimo punto da cucire. Questo in entrambi i lati. Naturalmente controlliamo poi che i marker siano alla stessa altezza. Prendo il mio cordino, ago e mi vado ad inserire in una costina angolare. Nel mio caso preferisco sempre partire dall'angolo e prendo entrambi i pannelli, lascio un piccolo margine esterno e accavallando i punti uno sull'altro vado ad effettuare la mia cucitura. Non prendo tutto il punto, ma prendo una costina. Vedete, questo è il punto, io prendo la costina esterna, quindi quella verso di me, e lo stesso faccio dall'altra parte. Effettuo la prima cucitura, la seconda, la terza e la quarta, nello stesso modo. Ecco come si presenta la nostra pochettina. Adesso la mettiamo un attimino da parte per andare a procedere con la tracolla. Prendiamo quindi il moschettone, l'uncinetto ed anche il filato. Inseriamo l'uncinetto nel moschettone e andiamo ad incorporare il filato agganciandoci con una catenella ed un punto basso all'interno del moschettone. Ora, in base alla grandezza del moschettone, andremo a fare una tracolla più o meno spessa. Io la farò sottile di circa 3 punti. Il primo l'ho eseguito, vado ad eseguire il secondo ed ora concludo col terzo. Senza effettuare catenelle, volto il lavoro, mi reinserisco nel primo punto basso che trovo sottostante e procedo con un altro punto basso e così via col secondo e con il terzo. In questo modo, senza eseguire catenelle, volto il lavoro e continuo le mie righe di punto basso. La lunghezza della tracolla dipende dal vostro gusto, dalla vostra esigenza, quindi sarà a voi decidere quante righe eseguire. Io andrò avanti per circa un'ottantina di centimetri. Ho terminato la mia tracolla, mi taglio un segmento di filo, faccio una catenella di sicurezza e sfilo. Adesso con l'ago vado a cucire. Mettiamola sul dritto, ok. Vado a cucire la mia tracolla al secondo moschettone. Faccio passare in questo modo, semplicemente avvolgendo il filo attorno al moschettone, facendolo rientrare nei punti della tracolla, molto semplicemente. Una volta completata l'operazione andiamo a fare un nodino, nascondiamo il filo e andiamo ad incorporare la tracolla alla nostra pochette. Montata anche la tracolla, ecco cosa abbiamo davanti. Ditemi voi se non è davvero molto carina. Tracolla naturalmente ton sur ton. Vi faccio vedere quanto filato resta di una rocca da 200 grammi. Quindi ve la cavate assolutamente con una sola rocca di cordino Ternès. Ho realizzato la tracolla lunga circa 80 cm per consentire il naturale allungamento della fibra
e fare in modo che una volta allungatasi non arrivi oltre i 90-95, che è la dimensione classica delle tracolle. Andiamo ad aprirla, vediamo come si presenta all'interno ed eccoci con questa stoffa in pallet, naturalmente, con i suoi bei bottoni. L'hardware l'ho scelto argentato questa volta. Una pochette sicuramente estiva, molto interessante, senza dubbio particolare, con questo punto eco nocciolina. Io spero che questo video vi sia piaciuto. Vi invito a iscrivervi al canale qualora non lo aveste ancora fatto, ad attivare la campanella per non perdere nessuno dei miei video ed anche a lasciarmi un like. Vi invito inoltre, come sempre, a seguirmi su Instagram, mi trovate come Sayubi Handmade Lab. Vi auguro una fantastica settimana e vi do appuntamento al prossimo tutorial.